Ciao amici, buongiorno, bentornati in un nuovo video. In realtà sono io che dovrei dirmi da sola bentornata, nel senso che mi sono presa una settimana di stacco in concomitanza con le feste. La verità è che ero a casa in ferie, ma avevo assolutamente bisogno di staccare la spina, di respirare, di dormire fino a tardi, insomma, di riposare veramente a 360 gradi, sia per quanto riguarda il mio lavoro, sia per quanto riguarda un attimino anche la creazione di contenuti. Insomma, avevo bisogno proprio di stare in modalità zen, modalità risparmio energetico totale, e in effetti così è stato. Le vacanze sono passate molto bene, a parte le preoccupazioni che probabilmente abbiamo tutti riguardo a questo periodo molto difficile, ma per il resto sono andate bene, noi stiamo bene, la nostra famiglia sta bene, abbiamo passato dei momenti appunto con le nostre famiglie, quindi è stato un periodo sereno per quanto riguarda la nostra sfera personale. Io, come vi dicevo, mi sono riposata tanto, ho passato dei momenti in famiglia, qualche pranzo, eccetera. Il Capodanno è stato tranquillo, nel senso che dovevamo essere, quante dovevamo essere? Tre coppie, invece no, quattro coppie, alla fine invece eravamo due coppie, che sono i soliti nostri amici che vengono sempre in vacanza con noi, perché c'è stato qualche positivo, qualche persona a contatto con dei positivi, quindi abbiamo evitato assolutamente, ed eravamo in quattro, quindi un Capodanno super tranquillo. In realtà meglio così, io detesto il Capodanno, quindi mi è andato benissimo non fare assolutamente niente di particolare. Abbiamo fatto questa cena a casa dei nostri amici che si sono appena trasferiti nella loro nuova casa. Io adoro andare nelle case nuove, sbirciare come sono fatte, vedere come hanno pensato di arredarle. Mi piacerebbe davvero entrare nelle case di tutti per vedere come sono fatte. Non so se è un feticcio solo mio, ma essendo così appassionata di case e arredamento sarei davvero curiosa di entrare in tutte le case. Quindi niente, abbiamo passato il Capodanno a casa loro, così ho sbirciato subito la casa nuova e basta, una cena fra amici tranquilla. L'ultimo video ha scatenato parecchie reazioni, nel senso che vi raccontavo una grande novità all'interno della mia vita, ossia che mi sono licenziata, uno stato di malessere che si è perpetuato nel tempo e che poi mi ha portato a prendere questa decisione, sicuramente non facile, ma per quanto mi riguarda davvero necessaria, e vi devo ringraziare per l'enorme affetto e sostegno che mi è arrivato sia all'uscita del video che poi davvero nei giorni, nelle settimane seguenti, e vi devo davvero tanto ringraziare per questo, perché è davvero molto importante per me, nel senso che, come vi dicevo, non è stata una scelta semplice, si trattava di lasciare un posto di lavoro super certo, ma come vi dicevo la mia salute mentale poi ho capito che veniva prima di qualsiasi altra cosa, e quindi avere anche il vostro sostegno è stato davvero molto bello e importante. Nel frattempo ovviamente ci sono stati dei movimenti, vi racconterò quando le cose saranno ancora più certe, però ecco, sappiate che essendo io una persona iperattiva ho già un piano B, C e D, quindi nessun problema, vi racconterò tutto a tempo debito. Nel frattempo comunque sto frequentando il corso di cui vi avevo accennato nel video precedente, anche quello sta andando molto bene, ma vi racconterò di che cosa si tratta non appena sarà finito, perché sono scaramantica, è una cosa a cui tengo davvero tanto, e quindi appunto me lo tengo per me fino a quando non sarà finito e non appena avrò definito qualcosina. Sappiate che, come qualcuno ha già capito, non riguarda quello che è il mio lavoro attuale, ma tutta un'altra cosa che sicuramente vi interesserà. Comunque, oggi parliamo di un argomento a me molto caro, lo sapete, ve ne ho già parlato in passato, ossia dell'ordine e riordine dei vari spazi di casa. Mi piace tantissimo, come sapete, utilizzare gli organizer, cioè quei contenitori che servono a contenere tutti gli oggetti all'interno di uno spazio, di un cassetto, degli armadi, eccetera, in modo da tenere tutto ordinato, a vista, diviso per categorie. Insomma, gli organizer salveranno il mondo.
Se non l'avete visto, trovate un video molto bello e interessante nei miei vecchi video, magari vi lascio il link qua sotto nell'info box, dove vi ho fatto vedere i 3 organizer IKEA che non possono mancare a casa vostra per i vostri armadi, quindi andatelo a vedere, vi lascio il link qua sotto. Oggi invece parliamo soprattutto di organizzazione dei cassetti. Come vi dicevo, gli organizer per me sono super importanti, mi piacciono molto, ne ho di tantissimi tipi in base al tipo di cassetto o al tipo di destinazione di quel mobile, eccetera. Ma una cosa molto importante nell'organizzazione degli spazi è rifarla, ritenerla fatta periodicamente, perché succede poi nel vivere la casa, come è giusto che sia, che si accumulino poi gli oggetti, si ricrei disordine, magari arrivano nuovi pezzi, oggetti in casa nostra, quindi li andiamo a mettere senza criterio, senza senso in un cassetto piuttosto che un altro, si vanno ad accumulare cose e giustamente periodicamente poi va sistemato. Poi per esempio adesso noi stiamo sistemando il cassetto dove teniamo anche i farmaci di casa e quindi quelli periodicamente è importante controllare la data di scadenza, e infatti abbiamo trovato un sacco di cose scadute questa primavera che non ci eravamo neanche accorti. Comunque King non aiuta mai. Guardate come fissa. Oddio, adesso si è nascosto, maledetto. Stessa cosa per Maki, che sonnecchia, ma neanche troppo, e non aiuta mai. Guarda che tenero che è. Kingo. Amore, che succede? Ti disturbano tutti con questi video. Ed ecco il lavoro che stiamo facendo oggi. Da un po' di macello. Oggi infatti ci stiamo occupando dei 3 cassetti che abbiamo qui nel mobile della sala e, come vi dicevo, periodicamente li svuotiamo uno alla volta, chiaramente. Facciamo una bella pulizia del cassetto, in modo che poi appunto andiamo a riporre gli oggetti nel cassetto pulito. Noi utilizziamo quasi sempre, ve l'avevo fatto vedere anche nel video delle pulizie, il Lisoform tutto in uno, che ha anche potere disinfettante, visto il periodo è sempre buona cosa, quindi gli diamo una bella pulita all'interno, togliamo tutti gli oggetti e poi li facciamo passare uno a uno. Quindi questo qua era il cassetto dei farmaci, questo qua centrale, e quindi se ne stava occupando Ale, li sta controllando uno a uno la scadenza. Questa, guardate, è tutta la roba da scartare perché è tutto scaduto. Pensate a quante cose senza volerle scadono, e appunto questa è tutta la roba da scartare. E poi niente, andiamo semplicemente a rimettere tutto nel cassetto in maniera ordinata. Ora, in questo caso di questo cassetto noi utilizziamo questa grande scatola che aveva acquistato Ale per farmi un regalo, mi pare di Natale, mi sembra. È la giusta altezza anche per tenere i disinfettanti e ci sta all'interno del cassetto. E poi avevamo utilizzato 2 scatole delle scarpe, non sono bellissime ma tanto stanno a scomparsa all'interno del cassetto e soprattutto fanno il loro lavoro. Li abbiamo divisi più che altro per grandezza, comunque qua disinfettanti vari e non so, qua che cosa ci sono, farmaci per la mia allergia ai pollini in primavera, insomma qua un po' di garze, materiale per le medicazioni, si sa mai, e qui cerotti e altre garze, insomma è diviso un po' in base alla grandezza in questo caso. Tanto di farmaci per fortuna non ne abbiamo grande bisogno, non ne abbiamo molto, e quindi l'abbiamo diviso semplicemente in questo modo. Potete anche pensare ovviamente di dividerli in base all'utilizzo, al tipo di farmaco, eccetera. Vi faccio vedere per esempio il risultato del primo cassetto che abbiamo fatto prima di passare a questo cassetto, appunto. Vi faccio vedere, questo è un mobile push and pull, quindi così, e guardate il risultato è super ordinato. Qui abbiamo questo qua che è un comando generale di tutta la casa, perché abbiamo un sistema di domotica, e poi varie scatole con all'interno appunto cose in base a
il loro utilizzo, il mondo a cui si riferiscono. Per esempio in questa scatola, a parte questi due cimeli che avevo preso in un viaggio in Messico, sono tutte cose per gli animali, quindi troviamo i libretti vaccinali di King e di Maki, vari prodotti per la pulizia, piuttosto che questo che era delle goccine per le orecchie per Maki, insomma cose del genere. Qua c'erano delle carte, in questa scatola non mi ricordo neanche che cosa c'è. Ah sì, vari ed eventuali. Qua ci sono alcune foto mie di Ale e in questa scatola altre varie ed eventuali, esatto, lucine varie, eccetera. Comunque è tutto nei cassetti, in modo che quando si apre non c'è macello, basta semplicemente tirare fuori la scatola e appunto verificare se è lì l'oggetto che stiamo cercando. Anche in questo caso abbiamo tirato tutto fuori, pulito bene il cassetto, fatto un po' di decluttering, quindi buttato ciò che non serve più, che non utilizziamo, piuttosto che semplicemente smissato. Per esempio abbiamo trovato qui una mia pochettina, quelle per i trucchi, che invece ultimamente abbiamo messo tutto in una scatola all'interno dell'antibagno, quindi l'abbiamo presa e l'abbiamo portata in antibagno, quindi si tratta proprio di andare a organizzare i vari cassetti, i vari mobili in base all'utilizzo degli oggetti. Capita appunto che magari mi regalano una pochettina, come in quel caso in profumeria, piuttosto che un'amica, una conoscente, e magari lì per lei mi viene da metterla in questo cassetto perché vedo spazio vuoto. In realtà è molto più intelligente e funzionale poi andare a tenere tutto nello stesso posto. Pensate che comunque prima di fare questo lavoro, pur essendo noi piuttosto ordinati, questo cassetto era stracolmo, cioè non c'era tutto questo spazio vuoto, e pur non avendo buttato via chissà quanta roba, semplicemente riordinando e rimettendo tutto al proprio posto, cioè organizzando tutto in base al suo utilizzo, si è formato tutto questo spazio libero. Quindi veramente fare decluttering o in generale riorganizzare periodicamente i cassetti vi fa risparmiare davvero tantissimo spazio, vi fa essere più ordinati e vi fa trovare tutto con molta più facilità. Abbiamo finito la parte di decluttering del secondo cassetto e abbiamo anche diviso le cose da buttare in base alla raccolta differenziata, quindi abbiamo deciso di sostituire la scatola che era vecchia, brutta e anche un po' piccolina con una scatola più grande che dopo vi faccio vedere, e qui abbiamo deciso, essendo una scatola appunto delle scarpe, quindi di carta, di mettere tutti gli involucri di carta da buttare, quindi tutte le istruzioni di cose che non utilizziamo più, volantini della pizza che ci erano rimasti, eccetera, piuttosto che confezioni dei medicinali da buttare, li abbiamo messi tutti qui, così abbiamo la scatola da buttare direttamente nella carta. Dopodiché abbiamo trovato nel cassetto un profumatore che mi hanno regalato, però molto natalizio, da mettere, adesso decidiamo se da mettere nelle cose natalizie piuttosto che invece nella parte di tutti i profumatori che abbiamo. Poi abbiamo trovato una crema che io avevo preso, la Tea Tree, quindi adesso la metteremo nella parte delle creme. Andiamo quindi al secondo cassetto e guardate, è super ordinato. Troviamo quindi non più 3 ma 2 scatole per i farmaci, la scatola che c'era prima di Londra con i disinfettanti che vi ho fatto vedere, questa scatola che è molto carina che conteneva un panettone, l'abbiamo deciso di riutilizzare per tenere i farmaci, quindi prima era questa grande più 2 piccoline, adesso stiamo utilizzando una grande e una media, quindi ricordatevi che qualsiasi cosa, se fatta del materiale corretto, delle grandezze giuste, potete riutilizzarla. Pensateci magari appunto in questo caso nel panettone, se avete bisogno di organizer o di sistemare alcune zone di casa, pensate che davvero potete reinventarvi con tante cose senza andare a comprare per forza degli organizer specifici. Veniamo ora al terzo e ultimo cassetto della zona TV che vi faccio vedere. A mio parere questo è il cassetto in assoluto più ordinato, e infatti abbiamo fatto un lavoro minimo perché era già molto ordinato, ce ne siamo occupati quest'estate. Allora, è strutturato così, dopo diverse pensate, diversi cambiamenti, eccetera. Negli ultimi 6 mesi è così. Questo qua è il cassetto meno profondo, perché non so se avete notato, ma il mobile del salotto è strutturato con 3 cassetti di 3 profondità diverse, quindi questo qua è quello meno profondo e quindi dove ci stanno le cose più piccoline, diciamo.
Per una collaborazione mi avevano dato questo organizer fatto quasi a scacchiera, diciamo, che secondo me è super utile, invece ad Ale non piace, ve lo faccio vedere. A me piace perché tiene gli spazi ben divisi e noi in questo mobile teniamo i cavetti di alimentazione di vari dispositivi elettronici, piuttosto che cosine piccole appunto, quindi trovo che sia molto molto utile perché effettivamente è comunque tutto qui e non bisogna andare a rovistare come per esempio in una scatolina, quindi è tutto a vista ma allo stesso tempo diviso. Ad Ale invece non piace perché non so se vedete, vediamo se riesco a mettere a fuoco, non so se vedete ma sotto è libero, come non sono spazi fisicamente davvero divisi, e quindi ad Ale non piace, dice che non è così utile. A me piace molto perché invece mi sembra che sia tutto fermo, non è che se io muovo il cassetto gli oggetti si muovono, rimangono lì. Quindi a me piace molto. Comunque, a parte questa diatriba tra me e Ale, il cassetto è strutturato in questo modo. Nella parte di destra c'è appunto questo organizer a scacchiera dove teniamo a vista tanti oggetti piccoli che io preferisco tenere a vista e ben separati. Nella parte di sinistra del cassetto invece ho impilato in questo modo tutti i miei occhiali, perché io ne ho tantissimi. Ho tutte le custodie messe in questo senso. Poi ho delle altre cuffiette che mi hanno regalato per Natale, sempre per appunto ascoltare la musica senza fili. Abbiamo la scatola di Google Home con le istruzioni per l'utilizzo, quindi a noi piace per un po' di tempo tenere le scatole. Stessa cosa per Alexa che avevamo invece nella casa vecchia, quindi in questo momento teniamo qui. Altra scatola di occhiali che non avevo notato, un libretto di Alessio, qua abbiamo varie chiavi in più, quindi chiavi di scorta, chiavi di casa del babbo, chiavi di casa di varie ed eventuali, altre chiavi, un lucchetto, insomma varie cosine che si tengono ben separati utilizzando varie scatoline che ho trovato negli anni e ho preferito tenere, e infatti sono risultate molto utili. Come vi dicevo, non è così necessario sempre acquistare degli organizer, ma potete pensare davvero di utilizzare tantissime cose che voi avete per appunto fare da organizer. L'importante a mio avviso è che sia tutto ben separato e a vista. Quarto e ultimo modulo che compone la zona TV, che compone il mobile della zona giorno, zona TV, è la parte in alto. I cubotti, chiamiamoli così, o moduli a giorno, noi li utilizziamo solo a scopo estetico, quindi teniamo degli oggetti di arredamento, libri piuttosto che oggetti appunto di arredamento, vasi di arredamento, eccetera. Più qualche volta in base alla stagionalità cambiamo qualcosina, in questo caso abbiamo ancora arredi di tipo invernale natalizio che presto toglieremo quando toglierò tutto ciò che è natalizio, così come qua vedete che abbiamo ancora renne e alberi di Natale. Comunque questa zona invece del mobile della televisione, scusate, ci teniamo tutto ciò che è documenti, burocrazia, ve lo faccio vedere, ma purtroppo io sono un tappo, 1 metro e un carciofo, quindi devo prendere la buona vecchia sedia, vi faccio vedere. Verso l'infinito e oltre, sono sopra la sedia, vi faccio vedere come abbiamo organizzato questo mobile, piccolino nel senso che è basso, ma appunto ci sta tutto ciò che ci serve. Abbiamo diviso i nostri documenti in base a se sono miei, scusate, se sono di Alessio o se sono comuni. Tutto ciò invece che serve nell'immediato, tipo per farvi un esempio, una multa che ho pagato da poco, piuttosto che un preventivo che abbiamo ricevuto per la casa, per il progetto del nuovo esterno, eccetera, lo teniamo per il momento fuori in modo che sia subito fruibile e trovabile. Quindi abbiamo documenti di qui, questi sono i miei, mi sembra, documenti di Alessio, un paio di quadernini e agende al centro, e poi qua abbiamo una vecchia Polaroid, vecchissima, io credo che sia degli anni 70-80, era di mio nonno, è meravigliosa e io l'ho ereditata, diciamo, nel senso che mia nonna alla morte di mio nonno non se ne faceva nulla e gli ho chiesto se potevo tenerla io, e in questo momento è qui, stupenda.
Ed ecco, questa è l'organizzazione di questo mobile che abbiamo recentemente sistemato, e mi pare a luglio, quando abbiamo fatto il 730 sia io che Ale, e quindi oggi non l'abbiamo toccato. Periodicamente, soprattutto magari in vista del 730, quindi di quando utilizziamo questa zona che dobbiamo ritrovare qualcosa, togliamo tutto, puliamo bene il mobile all'interno, sistemiamo, facciamo decluttering, togliamo quello che si può buttare, riorganizziamo quello che è fuori posto, in disordine, da rivedere, eccetera, e poi rimettiamo tutto al suo posto. Eccoci qui, questa era l'organizzazione del mio angolo televisione, quindi del mobile principale che compone il salotto. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto, se avreste cambiato qualcosa e soprattutto se vorreste vedere l'organizzazione di un'altra zona di casa. Come vi dicevo, nell'ambiente casa, diciamo, nella categoria casa, subito dopo l'arredamento, il mio secondo argomento preferito, la mia seconda passione è quella dell'organizzazione degli spazi. Veramente sono super appassionata, quindi se è una cosa che vi può interessare fatemi sapere nei commenti del video qual è la prossima zona che vorreste vedere. Non vi dimenticate di lasciare un bel pollicione di supporto al video se vi è piaciuto. Io adesso penso di darmi un secondo una cambiata, una sistemata veloce, perché andiamo a fare un aperitivo con un paio di amici di Ale, una cosa intranos molto tranquilla, ma giusto per fare qualcosa, perché ultimamente veramente siamo usciti pochissimo. Tra l'altro stavo girando l'inquadratura e ho visto che il banano è un po' in sofferenza, devo tagliare questa foglia gialla. Purtroppo il banano è una pianta bellissima, ma in inverno diventa proprio un brutto anatroccolo, non so se ne avete, ma il mio fa sempre così. In inverno è un mezzo cesso, non so se si può dire, in inverno è un mezzo cesso, e invece in estate è un figo pazzesco, quindi vabbè, niente, ce lo teniamo così e taglieremo questa foglia gialla e speriamo appunto che si ripigli alla svelta, che arrivi la primavera e che si ripigli bene come fa sempre. Io ci tengo ancora una volta a ringraziarvi davvero di tutto l'affetto e il feedback positivo che ho avuto dall'ultimo video. Tutti i giorni seguenti ho ricevuto davvero tanti messaggi di supporto, di affetto, e soprattutto la mia soddisfazione più grande è stata che moltissime di voi mi hanno scritto che si ritrovano in una situazione analoga e che il video gli ha dato il coraggio, la forza di affrontare questo momento e magari di lasciare, di cambiare, insomma, di svoltare un pochino la propria vita. Per me questo è davvero un enorme onore, nel senso che è il motivo principale per cui ne ho parlato, nel senso che non è semplice neanche per me parlarne, sono tematiche un pochino delicate, non si sa mai chi ti vede, come percepisce la cosa, e comunque in generale non è che sia una cosa appunto semplicissima di cui parlare, però per me è davvero un'enorme soddisfazione, un grande onore sapere che è di aiuto in qualche modo, di conforto, che può spronare insomma a chi guarda, ascolta, si ritrova in una situazione simile, si immedesima nel video o in quello che stai dicendo, quindi davvero grazie col cuore. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!